Con questo accessorio vado a fare le misure in superficie. Attenzione però, adesso sto misurando esclusivamente la superficie, non è l'equivalente di uno strumento a contatto. Gli strumenti a contatto misurano anche in profondità. Questo misura solo ed esclusivamente la superficie. Quindi è utile solo nel caso di impiallacciature o di legnami estremamente sottili. Normalmente per la misura di infissione si ritiene accurata una misura presa ad 1/3 della profondità del materiale da misurare. Per conoscere la massima umidità contenuta nell'elemento occorre scendere fino al centro, ma per avere un'idea della media, di solito convenzionalmente si utilizza 1/3 della profondità, dello spessore del legno. Questi elettrodi sono verniciati, ovvero hanno la punta scoperta e lo stelo verniciato. Questo serve per poter effettuare la misura in profondità senza che un eventuale strato umido in superficie vada a influenzarmi la misura. È possibile che il legno sia bagnato dalla brina o che abbia comunque avuto un trattamento in superficie diverso da centro tavola, e per cui questi sono utili per conoscere l'umidità del centro quando la superficie è più bagnata. In tutti i casi più tradizionali, un legno in fase di essiccazione è più umido al centro e meno umido in superficie. In questo caso non è necessario utilizzare elettrodi isolati, possono essere utilizzati tranquillamente degli elettrodi con lo stelo completamente scoperto, perché comunque gli strati asciutti in superficie non vanno a influenzare l'umidità al centro. Sempre a proposito di elettrodi, tanti mi chiedono se è indispensabile utilizzare questo tipo di elettrodo. Noi li produciamo torniti e fatti per essere infilati all'interno della torretta in modo tale da essere più stabili. È anche possibile però utilizzare dei normali chiodi da carpenteria, purché passino nel dado di fissaggio, e questi verranno fissati contro la testa filettata. Opportunamente serrati sono utilizzabilissimi. Nel lungo andare è possibile che il foro d'ingresso degli altri elettrodi si rovini, per cui nel caso che si voglia tornare a utilizzare questo tipo di elettrodi può essere necessario ripassare l'imboccatura del foro. Quando ci troviamo a che fare con misure su materiali ancora più spessi, quindi anche questi elettrodi potrebbero non essere sufficienti per raggiungere il centro tavola o 1/3 della tavola, ad esempio travi, abbiamo ancora una possibilità. Abbiamo queste pinzette a coccodrillo che possono essere utilizzate per collegare gli spinotti dello strumento direttamente a delle viti che io posso andare ad avvitare, o dei chiodi, ad avvitare, a conficcare nella trave a circa 3 cm di distanza l'una dall'altra. Una volta conficcate vado a collegarmi ai due viti con queste due pinze, facendo attenzione chiaramente che non si tocchino fra di loro, e ottengo un'indicazione della misura anche nelle travi.